Come promesso vi regalo la seconda parte dell'ABC dello spinning al serra, ovvero quali sono i migliori artificiali per andare a insidiare il pesce serra a spinning d'estate. Come di consuetudine vi invito ad iscrivervi al canale e ad accendere la campanellina delle notifiche se ancora non l'avete fatto, soprattutto perché dopo questo video farò un video su come andare ad utilizzare gli artificiali che starò per citare in questo video. Prima di iniziare col video voglio invitarvi, se non l'avete ancora visto, a vedere il video che ho fatto sul pesce serra e dove insidiarlo, nei 3 posti principali: foce, porto e scogliera bassa. Allora, prima di tutto, questo video io non farò nessun cenno a artificiali, brand o robe varie. Si parlerà per lo più di categorie di artificiali e ve ne farò vedere alcuni. Vedremo insieme, secondo la mia esperienza, quali sono gli artificiali più efficaci per lo spinning al serra d'estate. Iniziamo a dividere le varie categorie. Avremo delle categorie principali, che sono i top water, i jerk e minnow e i jig. Secondo la mia esperienza, gli artificiali che hanno avuto più riscontro positivo alla ricerca del pesce serra, soprattutto nel periodo estivo, sono 2 categorie: i top water e i long jerk. Questi sono gli artificiali che generalmente vado ad utilizzare praticamente al 98%. Poi fare dei lanci con altre tipologie di esche li faccio, ma giusto in casi estremi. Ma generalmente se metto un top water e vedo che non c'è risposta a galla e metto un jerk, vado a segno, cioè non ho bisogno di ricorrere a diverse tipologie di esche. I top water tuttavia vanno ulteriormente divise in popper e VTD. Io non sono un grandissimo amante dei popper, li ho, ogni tanto li uso, ma li uso come esca di richiamo, tant'è che un attacco vero e proprio su un popper non l'ho mai avuto. Ho alzato pesce da fondo, ho richiamato pesce da distanza, ma successivamente ho tolto il popper, ho messo un VTD, ho messo un jerk e lanciando sul pesce che mi sono richiamato e ho avuto i miei attacchi e le mie catture. Quindi il popper generalmente lo uso come esca di richiamo o non lo uso quasi mai. Per quanto riguarda invece i VTD, dovremo dividerli ulteriormente, perché ci sono, nella categoria dei VTD ci sono i needle, ovvero dei grossi stick galleggianti o slow sinking che generalmente vanno a simulare il walking the dog action, o quindi destra e sinistra come un classico VTD, dove però questi ultimi vanno ad imitare i needlefish, infatti le aguglie. Poi avremo i classici VTD, come per esempio un Duo Realis Pencil, un Sammy, un Zara Spook, questi artificiali qua. E poi avremo i pencil popper, che li ho messi nella categoria dei VTD perché l'azione principale è l'azione destra-sinistra di un walking the dog, anche se hanno la boccuccia a popper, quindi leggermente incavata, che fa uno schizzo. Ve ne faccio vedere alcuni. Questo, ragazzi, è un popper, eccolo qua, e generalmente lo uso per richiamare pesce, dove successivamente lo smonto subito e vado ad utilizzare, come ho detto prima, un VTD o un long jerk. Tornando a parlare dei VTD, come ho detto prima, avremo i needle, il classico stilo, questo è lo stilo 240, questo classico needle, o potrebbe essere anche questo, ok? Slow sinking, che darà il meglio di sé proprio in un mare non proprio calmo. Poi abbiamo i classici VTD, che se ne trovo uno qua a tiro, eccone uno, vabbè, vi faccio vedere questo che ce l'ho a tiro. Classico VTD che ha la bocca leggermente all'insù, proprio per andare a scivolare sull'acqua tan 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 tan, ed andare a creare proprio quel nuoto a VTD, a walking the dog, destra e sinistra. Questi li uso molto. O
con il pencil popper, che in questo caso è questo qui, quindi è un simil VTD con una bocca più tagliata ed incavata. Non so se riuscite a vederla, eccola qua, leggermente più incavata, che fa uno spruzzo avanti. La particolarità del pencil popper sta proprio nel fare un'azione di walking the dog molto più pronunciata, facendola quasi di 180 gradi, ok? Questa azione qui di quasi 180 gradi quando fa il walking the dog ci permette di sostare parecchio nella strike zone, o comunque sia di avere l'azione dell'artificiale stesso durante il lancio più lunga e quindi di aumentare le possibilità di richiamare e di catturare un pesce serra. Tuttavia però questi tipi di artificiali qua hanno un difetto, che generalmente hanno una lanciabilità non agli altissimi livelli quanto per esempio un VTD, come per esempio il Realis Pencil, oppure uno stilo o un Hydra 175. Si lanciano ma non come questi. Se per caso a galla ai primi lanci o comunque dopo una mezz'ora di lanci a galla non avremo risultato, il mio focus andrà, la mia attenzione andrà sui long jerk, ovvero andare a stimolare i pesci su uno strato più profondo, ed è a questo punto che entreranno in gioco i vari jerkbait. In questo caso i classici long jerk, come per esempio uno dei più famosi, vabbè, il Tide, però io ne ho pochi da farvi vedere perché uso generalmente questi. Potrebbe essere buono anche questo, no, potrebbe, questo qua di dimensioni più contenute, è un 130 se mangiano piccolo. Questo è un altro 130, sempre se mangiano piccolo, ok? Però generalmente, ragazzi, quando si parla di long jerk si parla di artificiali da queste caratteristiche qua. Hanno generalmente un corpo allungato, ok? Una palettina piccolina, non riesce a prendermi, hanno un corpo allungato, hanno dei rattling interni e si lanciano veramente lontano. Questi qua, lavorati in una determinata maniera, riescono a scaturire attacchi di reazione molto violenti oppure anche impercettibili sui pesci più sospettosi e più apatici, ma riescono comunque sia a portarci al successo di una cattura. Questi sono gli artificiali che prevalentemente io andrò ad utilizzare alla ricerca del pesce serra, tant'è che vado semplicemente con uno zainetto, una plano e una piccola cernita di questi artificiali. Quando mi porto un paio di stilo se voglio rimanere in una pesca lenta, un paio di idra se il mare e le condizioni cambiano, oppure c'ho mare, c'ho onda o c'ho una forte corrente di risacca, o semplicemente sono in frenesia alimentare e vogliono recuperi molto veloci, l'idra in questo caso 175 è il padrone delle acque. Altrimenti, se so che mangiano piccolo, quindi stanno cacciando su del pescetto piccolino, vado ad usare i classici VTD, per esempio il Realis, io ho il Realis Pencil. Questi sono per esempio gli artificiali che vado ad utilizzare. Il pencil popper lo uso nella stessa circostanza di quando uso per esempio uno stilo. L'unica differenza è che lo vado ad utilizzare soprattutto quando so che c'è pesce, che magari il pesce serra si è schiacciato verso il fondo, quindi cercare di andare ad utilizzare il pencil popper il più lento possibile e dar tempo al pesce serra di vederlo, stimolarlo e di attaccarlo. Successivamente, se non ho riscontro dai top water, vado di long jerk, un long jerk che potrebbe essere recuperato in diverse maniere. Generalmente il mio go-to, quindi praticamente la mia abitudine di iniziare a lanciare subito il 175 per poi diminuire al 140, e generalmente uso sempre i suspending o i flyer. Il sinking semplicemente se ho forte corrente di risacca, altrimenti do il suspending, che se ho bisogno di
fare lunghe pause proprio perché il pesce è apatico, riesce a starmi esattamente fermo sullo strato d'acqua in cui lo fermo. Altri artificiali che generalmente riescono a stimolare l'attacco del pesce serra e che io personalmente non vado mai a lanciare sono generalmente i jig, perché se avremo per esempio dei serra che stanno mangiando molto lontano oppure si sono abbassati su uno strato d'acqua molto basso, il quale non riusciamo a toccare con i long jerk, di solito tanti pescatori di spinning vanno ad utilizzare il jig, ma io in quei casi non mi fermo e aspetto che ripartano in attività, perché non è un'esca che è proprio bellissima da usare, non per l'utilizzo in sé per sé, quanto che le probabilità che un pesce serra attacchi un jig, lo mandi tutto giù e ci tranci il filo, quest'idea non mi piace tanto, non tanto per la perdita dell'artificiale quanto per il pesce con l'artificiale attaccato in bocca. Tutto qua. Stesso motivo anche le gomme, cioè una gomma montata a testina o con l'ausilio di un ancorotto dietro, non le vado ad utilizzare proprio per lo stesso motivo di cui ho citato poco fa nel jig, ovvero che quando il serra va a attaccare un'esca molto piccola, generalmente al 99% delle volte manda giù anche il terminale con conseguente tagliata di filo. Quindi ragazzi, generalmente senza focalizzarsi troppo sulle marche degli artificiali, gli artificiali principe della pesca al pesce serra sono due, i top water e i long jerk, di cui i top water ci sono i popper, needle, VTD, pencil popper. Io personalmente affronto la pescata al 70% a top water, proprio perché mi piace la bellezza dell'attacco violento del serra a galla, l'esplosione a galla, e generalmente la vado ad affrontare io personalmente con un needle, che in questo caso potrebbe essere uno stilo o un Hydra 175, oppure se devo abbassare la taglia, prima di passare ai long jerk abbasso la taglia del top water usando un VTD pencil, per esempio un classico VTD da 10-12 cm, oppure un pencil popper, il quale riesce a starmi nella strike zone per più tempo rispetto a un needle o a un VTD che scivola maggiormente sull'acqua. Se non ho riscontri da parte del pesce serra con questa tipologia di artificiali qua, passo al long jerk. Passo a un long jerk che generalmente è una misura di 17 cm o 18 cm e poi da lì vado ad aumentare o a diminuire facendo dei test, salendo al 200 o al 190 in alcuni casi. Se qualcuno di voi ha il 190 utilizzate il 190, altrimenti se dopo una decina di lanci non abbiamo riscontro da parte di questi pesci, ridurre la dimensione e cambiare l'azione di pesca con artificiali che potrebbero essere magari suspending, proprio per enfatizzare le pause e rimanere in quello strato d'acqua, perché un artificiale sinking in quel caso scende, in quel caso lui tende a scendere, e se scende, magari se lui, il pesce, in quel momento vuole l'artificiale fermo per vederselo bene e poi agguantarlo, se l'artificiale ci scende perché è sinking o ci sale perché è floating, comunque sia, se saremo stati in grado di smuovere un pesce, quest'ultimo non finalizzerà l'attacco. Quindi vado sempre per un suspending che non sbaglio mai, è un neutro che ha sempre portato il trofeo a casa. Questa era sempre una piccola infarinatura generale delle esche artificiali da utilizzare nello spinning al pesce serra, più che altro le tipologie, non riferite a uso questo modello qui esatto, proprio per dare la possibilità a tutti di andare ad utilizzare le loro esche. Poi se magari volete sapere più nel dettaglio qual è la migliore oppure quale ho ritenuto migliore, scrivetemelo nei commenti che io vi scrivo le risposte, e nel prossimo video andremo a vedere come utilizzare questi artificiali qua. Quindi tutti questi artificiali li andremo a vedere direttamente in acqua, cercheremo di capire come muovere un needle, cercheremo di capire come muovere un VTD, un pencil popper, un popper e un long jerk.
che sono le categorie di artificiali che al 99% io vado ad utilizzare. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale proprio per non perdervi il prossimo video sul come utilizzare questi artificiali qua. Da Matteo Lumetta è tutto, un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!